Siamo sul furgone oggi io e Marco, è il 22 gennaio, lunedì, e sono le 16:15. Siamo partiti stamattina presto da Roma col furgone, siamo andati a consegnare un comò, un bel comò napoletano del Settecento a Faenza. E dopodiché abbiamo mangiato un boccone lì e siamo venuti piano piano qui dopo pranzo a Bologna. Siamo arrivati adesso. Stiamo dando un'occhiata in alcuni mercatini dell'usato per vedere se c'è qualcosa. Abbiamo del tempo perché abbiamo una visita oggi per vedere dei comò in un appartamento privato di Bologna, però ce l'abbiamo alle 19:30. Quindi abbiamo tutto il tempo e facciamo un giro per mercatini dell'usato e magari se troviamo qualcosa faremo un video. Quindi adesso in che mercatino stiamo andando? Non so, via Stalingrado. Stiamo andando in un mercatino dell'usato a via Stalingrado. Ne abbiamo già visto poc'anzi uno, però veramente non c'era nulla, erano proprio tutte cose usate, non c'era nulla di antico. Noi ovviamente cerchiamo sempre qualcosa che sia, diciamo, che abbia non solo un utilizzo, un senso di utilitario, ma che sia un comò, che sia un letto, che sia una servante o qualsiasi cosa, deve avere anche qualcosa di artistico da dirci. Quindi adesso andiamo in questo mercatino, poi ne faremo un altro, poi magari andiamo a dormire in un albergo perché domani mattina alle 8 abbiamo l'appuntamento del BID, che è una fiera di antiquariato, una delle più belle che c'è in Italia, e che la fanno a Bologna nel parcheggio vicino all'hotel Michelino. Penso che il parcheggio si chiami Michelino, giusto? Sì, Bologna Fiere. Sì, nella zona delle fiere. È un evento che è simile a un déballage francese. Quindi cos'è un déballage? Tanti antiquari vanno da tutta la Francia, ma in questo caso ovviamente l'Italia, col camion, si scarica alle 8, si compra, è una compravendita molto molto veloce, e si fanno anche degli scambi se uno va lì con la merce. Non è il nostro caso, che noi siamo andati lì col furgone vuoto, quindi solo per comprare, e entro poche ore finisce tutto quanto. Questo in Francia si chiama déballage au cul di camion, ossia al culo di camion. Questa organizzazione lo organizzano già da diversi anni. Non ci veniamo spesso, ci siamo venuti a volte negli anni scorsi a vendere. Ora non facciamo più fiere. Noi come azienda siamo un'azienda che è molto 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 concentrata nell'acquisto di antiquariato nelle case dei privati, quindi tutto ciò che è, diciamo, andare per mercati, per fiere e quant'altro è una parte veramente molto molto marginale del nostro lavoro, e la facciamo solo a tempo perso come oggi. Domani mattina quindi faremo senz'altro delle riprese. Io i primi 30, 40, 50 minuti dovrò andare un pochino veloce, perché se c'è in queste fiere qualche oggetto interessante va subito via, lo so per esperienza, viene subito venduto, quindi in genere si conclude in realtà, anche se dura magari fino a pranzo, se l'apertura dei cancelli alle 8, alle 9 già, diciamo, se c'è qualcosa di interessante è già stato venduto. Quindi sono fiere nelle quali bisogna sbrigarsi, bisogna correre, e non lo dico in senso metaforico, cioè all'inizio si vede proprio la gente che corre, soprattutto dei grandi déballage francesi. Io l'ho fatti per tanti anni a Lione, a Montpellier, a Béziers, a Avignone. Quando suona la campanella e tutti entrano tutti insieme, voi vedete proprio la gente che corre tipo corse dei cavalli proprio. Quindi è anche molto divertente. Quindi vediamo domani che succede. Potremmo essere fortunati e potremmo trovare qualcosa, potremmo anche non trovare nulla. Comunque in ogni caso poi la giornata sarà solo all'inizio, perché nel ritorno a Roma passeremo a Osimo, quindi nelle Marche vicino al mare, dove abbiamo un appuntamento con un altro privato che ha già venduto a noi delle cose, abbiamo già concordato il prezzo, però in realtà poi dobbiamo vedere tutto l'arredamento.
Noi cosa facciamo? Quando le persone ci mandano le fotografie, soprattutto se da fuori Roma, cerchiamo prima di concordare l'acquisto di qualcosa in modo da sapere già, da avere la certezza di non fare viaggio a vuoto. Quindi quando una persona ci manda, questo privato ci ha mandato delle foto del suo arredo da Osimo, abbiamo identificato 4-5 cose di nostro interesse, abbiamo inviato delle offerte, lui le ha accettate, a quel punto andando a ritirare, pagando e tutto quanto, poi vedremo tutto quello che c'è nella casa. In genere già sappiamo che senz'altro compriamo qualcos'altro. Quindi domani c'è Bologna, poi Osimo e poi torneremo a Roma finalmente. Poi dopo domani mattina c'è uno scarico, abbiamo comprato un bellissimo arredamento nella zona di Balduina, che per chi non fosse di Roma è una bella zona residenziale di Roma, sorta tra gli anni 60 e gli anni 70, quindi si trovano in genere o arredi degli anni 60 e 70, quindi di design, oppure si trovano, come in questo caso, arredi più di moda negli anni 80, quindi cose di importazione dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Danimarca. E quindi abbiamo comprato in questa casa una bella credenza inglese, due comò, delle specchiere, un lampadario, insomma poi le vedrete, arrivano mercoledì mattina, sono cose molto carine, farò senz'altro un video per farvele vedere. Siamo arrivati in un mercatino, che facciamo? Entriamo così e vediamo quello che succede? Ciao! Siamo all'interno di questo mercatino a Bologna, dopo vi dirò come si chiama perché adesso al momento non me lo ricordo, però dopo magari andiamo su e parliamo con i proprietari. Comunque da quello che ho capito è un mercatino gestito da una cooperativa di volontariato. Ora poi non vi voglio di stupidaggini, poi oggigiorno col volontariato non si scherza, quindi poi chiediamo su che cosa fanno esattamente. È un mercatino comunque mi piace moltissimo, c'è un po' di tutto, dall'800 agli anni 50, 40, anni 60, veramente un po' di tutto. Vi faccio vedere questi mobili, questi sono particolarmente carini. Non ci sono purtroppo i prezzi su molti mobili, questo devo dire, darò poi il consiglio ai proprietari di mettere il prezzo su tutto, perché questo per un negozio è fondamentale. Comunque diamo un'occhiata. Quindi qui siamo sempre negli anni 60, molto è 900, quindi a chi piace il modernariato questo è il mercatino veramente perfetto. Per chi fa antiquariato come me, devo dire non c'è moltissimo antiquariato, però su ho visto delle cose interessanti. Sì, fai le panoramiche. Questo è il reparto giocattoli. Andiamo su, vi voglio far vedere un bellissimo comò antico. Questo è un comò all'astronato in noce, siamo nei primissimi dell'800, 1820 circa, il periodo è Carlo X. Ho controllato, le fodere sono tutte originali, così come anche le serrature. Riprendi la serratura? Questa è una serratura di un mobile antico, vedete che l'incasso è preciso con la serratura, non ci sono incongruenze. Questa è la sua, le fodere
sono le sue. Quindi stiamo parlando di un mobile integro che ha 200 anni. Ebbene, la richiesta per questo comò inquadra pure è di 200 euro, direi veramente una vergogna, scandaloso. Neanche l'Ikea vende i mobili a 200 euro, o forse solo l'Ikea. È un comò che non ha difetti, è perfetto, i piedi sono suoi, i piedi vengono chiamati a plinto, sarebbe... Questi nascono nel periodo impero, però questa lesena così mossa ci dice che siamo già 10 anni dopo, nel 1820-30, nel periodo Carlo X. È tutto autentico, originale. Noi non lo possiamo comprare, perché noi dobbiamo andare domani in fiera, abbiamo un furgone dove entrano 8 metri cubi al massimo di roba, dobbiamo andare domani in fiera e poi domani dobbiamo andare in una casa dove ci sono delle cose molto belle che ci interessano, a Osimo. Di conseguenza non lo possiamo comprare. Però io invito i bolognesi a venire qua a comprarlo immediatamente, perché 200 euro è un insulto all'antiquariato. Quindi mi raccomando, venite a comprare questo comò. Adesso tra poco vi diremo in che mercatino si trova. Vi voglio far vedere anche un altro mobile molto bello. Siamo dal 1950 al 1960, è una scrivania particolarissima. Ho cercato la firma ma non c'è, non so che firma sia. Il prezzo è 800 euro, però è senz'altro trattabile. Anche questo è un mobile bellissimo che consiglio, di gran classe, molto inusuale. Scusa, tu sei la responsabile? Io lavoro qua, sì. Ti posso fare alcune domande? Allora, innanzitutto il nome del mercatino, perché stiamo facendo un video su YouTube e non ce lo ricordiamo. Il mercato di Piazza Grande. Ok. Siamo una cooperativa sociale. E di cosa vi occupate esattamente? Siamo una cooperativa sociale A più B, e la parte A segue principalmente persone senza dimora, persone marginalizzate. Noi invece come area B facciamo inserimenti lavorativi e riuso. Abbiamo questo spazio, questo mercato grande dove abbiamo un po' di tutto e un negozio invece di vestiti in centro, sotto le 2 torri, in via San Vitale. In via San Vitale. Quindi il mandatario, cioè colui che vi mette qua l'oggetto, è una persona Sono che... tutte donazioni. Sono tutte Sì. donazioni. Donazioni di cittadine e cittadini che donano a Piazza Grande e noi ne facciamo riuso. Ho capito, è Anche interessante. commerciale. Abbiamo anche, ce le donano oppure ci chiamano per andarle a ritirare a casa loro. Quindi Un servizio fate di sgombero. un servizio di sgombero che... In collaborazione anche con ERA. Ho capito. D'accordo. Quindi cittadini di Bologna e non solo di Bologna, io vi invito a venire in questo mercatino perché non solo sono cose molto belle e devo dire i prezzi sono veramente interessanti, però si dà una mano anche a questo impegno sociale che questi ragazzi hanno preso. Ti volevo chiedere, ma quando io vedo 800 euro, quanto è trattabile? Ci sono i nostri colleghi in cassa che fanno prezzi. Devo litigare con loro? No. Vabbè. Raggiungiamo sempre un accordo. Si raggiunge sempre un accordo, d'accordo. Noi stiamo aprendo altri 2 punti. Dove? Uno a San Lazzaro, in collaborazione con il comune di San Lazzaro, in centro del riuso, e uno in Bolognina, in via di Vincenzo. Ho capito, il prossimo quindi mese probabilmente. sempre con la stessa filosofia. Esatto, ugualmente. Le cose ci vengono donate dalle persone e noi le sistemiamo un po', ma soprattutto le vendiamo, facciamo un'economia di riuso sociale E date una mano anche all'ambiente, tra l'altro. Assolutamente. D'accordo, ti ringrazio e continuiamo il nostro giro. Possiamo pubblicare il video su YouTube, ci autorizzi? Ciao. Ok. Quindi adesso finiamo il giro, vi voglio far vedere un salottino che è veramente carino. Innanzitutto questo salotto, la credenza, ok, posso capire sia un po' ingombrante, però guardate il prezzo, 350 euro trattabili. Comprando questa non solo si aiuta l'ambiente,
ma si aiutano anche questi ragazzi che sono impegnati nel sociale. Guardate quanto è bella e guardate che condizioni. Stiamo parlando di un mobile che comunque ha 70 anni, sembra uscito adesso dalla fabbrica, è perfetto. Insieme a questo è in vendita anche al tavolo con le sedie. Le sedie sono un pochino da rimettere a posto, il tavolo invece è perfetto. E poi vi voglio far vedere questo salotto in bambù. Anche qui siamo all'incirca negli anni 60, è bellissimo. Questo va bene anche per una veranda. Anche questo sono cose che in genere se a Roma le compriamo sempre, però qui abbiamo questi 8 metri cubi di furgone che devono essere gestiti in maniera oculata e attenta. Siamo a tanti chilometri da casa e quindi non possiamo riempire il furgone con delle cose per le quali avremo un guadagno quindi minimo. Però vi invito a venire a visitare questo mercatino perché è veramente uno dei mercatini più belli che abbiamo mai visto, molto interessante. E con questo è tutto, per il momento vi saluto e noi continuiamo la nostra ricerca in altri mercatini.